Ce l'ho la faccia da Valentino Rossi. No, è inquietante sto casco. Casco integrale thailandese, cioè Integrale. Sei carica? No, devi essere te che devi guidare. Sentito che voce? La trans. Esatto, mia cugina Mandalier. Anche il mio come bruttura del casco. Ci siamo su un Honda Click 750. Carici 750, te concentrati alla guida invece di dirbelinate. Attraversiamo il traffico della città vecchia di Chiang Mai, dove è posizionato il nostro hotel, la nostra guest house, per andare in un luogo periferico nonché il tempio più visitato in assoluto di tutta Chiang Mai. Si dice che non sei venuto a Chiang Mai se non vai a visitare il Doi Suthep. Motorini ne abbiamo in città? Gran premio dei motorini, adesso scatta Valentino Rossi e gli fa vedere a tutti come si fa. Questo è come l'Uber che prendiamo noi in macchina, come Uber Eats, e poi c'è Grab Eats, alcuni con, alcuni senza casco, sarebbe più o meno obbligatorio, però dicono che fermano soprattutto i turisti se non hanno il casco per fargli il mazzo tanto, mentre il local... Arrivati sani e salvi, Allora, ottima guida del DG. il primo gran premio della salita l'ha vinto il DG versione Valentino Rossi. No, queste curve così sulla carreggiata a sinistra mi fanno un po' dubitare. Poi nell'ultimo pezzo c'erano un sacco di pullman, di turisti che stanno arrivando adesso, infatti. Sarà delirio. E come in ogni località turistica dove si arriva, qui ci sono baracchini di mangiare, di street food. Più che altro salsicce, ma proprio cioè, come se non ci fosse un domani. Che però hanno tutte così una faccia così fake, così fasulla. Devono venire in Vabbè, Toscana. poi la fame è brutta, quindi poi magari... Devono venire in Toscana a imparare come si fanno le salsicce. Armiamoci di coraggio e andiamo. Andiamo. Gliel'hai fatto vedere il mezzo, scusami? Il mezzo glielo faccio vedere adesso, dopo gli spiedini qua davanti, mi giro. E poi questi qua sono tipo al vapore. Stai bravo quando torniamo indietro. Il mezzo, dicevamo. Honda Click 750 cm3. Cominciamo la scalinata famosissima che ci porterà al tempio di Doi Suthep qua a Chiang Mai. La leggenda narra siano 303, 306 scalini, Non è la leggenda, 304. è proprio un dato di fatto. Sì, però non Quindi siamo sicuri rassegnati. sul numero esatto degli scalini, perché qualche giorno so 304, qualche giorno so 306, mi sembra aver capito, no? Dietro di noi cosa c'è? Ci sono due che apparentemente potrebbero sembrare dragoni, in realtà non sono dragoni ma sono naga.
sono figure tipiche mitologiche del buddismo Theravada, sempre quello. Via, cominciamo a salire. Con la lingua di fuori. Guarda che belli. Comprate i biglietti per l'entrata al tempio di Doi Suthep, qua a Chiang Mai. 30 baht a persona. Ah, quindi è rimasto uguale a quello che era segnalato, meno di €1, rendetevi conto, meno male, perché dopo sta sfacchinata di scalinata, se in più dovevo pagare un botto, secondo me costa poco per quello. Perché se costasse tanto dice, già devo fare questa scalinata, poi mi fai pagare anche un botto per entrare, col piffero che lo faccio. Invece quantomeno comunque siamo nel tempio più bello di tutta la Thailandia, o perlomeno di tutto il nord, dai. Dicono di tutta la Thailandia, ma magari tutta la Thailandia no, del nord sicuramente. Dopo che l'ho visto te lo dico, perché attenzione, perché quando ci spostiamo da Chiang Mai ne vedremo ancora e di molto particolari di tempi. Molto particolari, molto particolari. Bene, molto particolari. Vabbè, andiamo allora. Dopo aver visitato la parte del tempio all'interno ci siamo spostati adesso su questa terrazza panoramica, che è poi il punto più alto di tutta la città, perché siamo a più di 1000 metri sul livello del mare. Peccato che una volta arrivati qui il panorama sì, si vede che è bellissimo, ma si vede a malapena, anche perché risaputamente Chiang Mai è una delle città in assoluto più inquinate al mondo, addirittura superato tipo Bangkok, Pechino, Delhi. A cosa è dovuto l'inquinamento? A parte quello normale del traffico, come hanno tutte le grandi città, è dovuto alle migliaia, ai milioni di fuochi che accendono i contadini nella zona sia della Thailandia che del Laos che della Birmania, che sono i paesi confinanti, per preparare la terra al nuovo raccolto, e questa è proprio la stagione. E quindi è questo il famoso elefante bianco? Magari proprio non questo, cioè nel senso questa sarà la raffigurazione di quello. Che poi fra le altre cose era nel 1383. Vabbè che gli elefanti vivono tanto, però cioè, magari non così tanto. Vabbè, è rimasto qui alla guardia del tempio. Sì, esatto, questo qua è la raffigurazione dell'elefante che trasportava la reliquia del Buddha e che è arrivato sulla cima di questa collinetta, stremato dalla fatica, prima abbarrito 3 volte e poi boom, è stramazzata al suolo, e quindi è stato deciso che in quel punto, sia qui, sarebbe dovuto essere costruito il tempio in onore del Buddha, che appunto è questo Doi Suthep. Alepedia. Alepedia. Quindi hai capito la storia dell'elefante bianco? Kopunka. Sacro in Thailandia, quindi mi raccomando, cioè, qui intanto comincia a arrivare una moltitudine di persone, è quasi giunta l'ora che volge al desio e che noi sgommiamo con la nostra Honda 750. Non 750, mentiroso. 1200? Me l'ha prestata Marc Marquez prima di andare alla Ducati. Avevi ragione, sono veramente 7 le teste. E parlando di teste, che non sono quelle dei Naga che abbiamo visto qua dietro, mi è venuta in mente un'altra cosa che ho letto della serie Cose strane della Thailandia. È assolutamente una mancanza di rispetto assoluta a toccare la testa a qualcuno.
Ciò vuol dire che se incontri tipo un amico in giro o qualcosa e magari ti ci metti a scherzare e gli dai una manata in testa, qualsiasi cosa, così. Se gli dai una manata in testa è mancanza di rispetto anche in Italia. Vabbè, ma anche un segno di affetto, tipo ciao Ciccio, una cosa del genere, così, è assolutamente mancanza di rispetto, anche se è fatto per scherzo. Cioè, quindi non bisogna assolutamente toccare la testa a nessuno, né della famiglia né tantomeno di estranei e neanche ai bambini. Cioè, se vedi un bambino e lo accarezzi sulla testa, non mancanza assoluta di rispetto. Assoluta. Quindi mani a posto, mi raccomando, non toccare nessuno in testa come fai tu, come il tuo solito. Veramente io le mani le ritengo sempre a posto, però comunque sia, adesso che mi hai dato queste informazioni ci starò ancora più attento. Tappa nel punto panoramico all'interno del Doi Pui National Park, anche perché questo punto è famoso per la fioritura di questi alberi che sono, come c'è scritto, Himalayan Cherry Tree. Brava Sere, sei preparatissima, sei. E sono proprio dello stesso tipo di fioritura che si vede in Giappone. Esatto. Queste non sono molto cariche, quindi non fanno proprio tanto contrasto. Una sosta forzata per gli scooteristi. E qui sotto queste stelle di Natale? Bellissime. Così. C'è un gruppo di stelle di Natale, diciamo selvatiche, no? Perché non penso che siano... Ma proprio alberi, cioè sono piante altissime. Faccio vedere. Ci fermiamo a prendere una cosa in questo barrettino perché mi ispira troppo. Siamo fermati a pranzo in una piantagione di caffè. Quelli che vedete alle mie spalle sono tutti alberi di caffè, quindi quale occasione migliore per me per assaggiare un caffè decente che la tipa adesso mi sta preparando con tanto amore. Questo posto qua è veramente troppo tranquillo. Quando si dice una situazione bucolica, è la prima volta da quando siamo in Thailandia che troviamo un posto così nel verde, in mezzo alla giungla, silenzio, anche se ci sono persone tutti rispettano il silenzio, non c'è casino per niente. Adesso aspettiamo quello che ci porta da bere e da mangiare, ma è veramente un posto, io dicevo la sera, ci vorrebbe di trovare una guest house in un posto del genere. Pochi passi, anzi pochi metri in scooter dalla Coffee Farm e guarda tutti gli alberelli, la piantagione proprio di caffè, e mi ricordo che l'avevamo già assaggiato una volta, perlomeno l'avevo, e dentro c'è proprio il chicco crudo e diciamo quello che lo raccoglie è dolce prima di essere tostato. Guarda che bello! Ci prepariamo per la giornata uggiosa. Questo bellissimo casco che dall'esterno tanto quanto dall'interno è pucciosissimo. E vai. Il mio sembra un casco di quelli, sai, tipo
dei chips americani stile, come si chiama? Che rimane un po' Poncerello. alto. No, va bene, sotto la bandana e via. Andiamo. Ghesemu? Che semmo. Che grigiume. Sì, però c'è il cappone di umidità, non fa freddo, Ai. Mi devo ricordare che devo andare a contromano, Ah già, è vero. Dai, sarei andata in là. Esatto. Ma che bel riscioino che c'è. Carino di tagliare la strada. Vogliamo andare a fare un giro verso il centro, chiamiamolo così, dove c'è la torre dell'orologio, sia la nuova che la vecchia, che sono i punti più conosciuti del centro, anche perché comunque siamo qui da 2 giorni e abbiamo solo girato in periferia per andare a vedere templi importanti come il bianco e il blu, però la parte diciamo più centrale ancora non l'abbiamo vista. Sebbene sappiamo che non sia un granché il centro cittadino, ecco, non è che... E comunque solo per informarvi continuo con la voce alla mandaliera io. Beh, anche se non li informavi penso che se ne fossero accorti tutti. Te lo sei messa il casco dritto oggi? Vale dare un buongiorno dal motorino invece che dal cingon? Ma sì, vale, lo facciamo valere, dai. Buongiorno amici! Buongiorno a tutti, un buongiorno da Valentino Rossi. E dall'assistente badante di Valentino Rossi. Ciao! Bye bye. Bye! Ciao Italia! Ciao Italia! Ciao Italia! Ciao Italia! Ciao Italia! Salutiamo i nostri amici, ciao! Ciao! Adesso ci siamo allontanati dal centro della cittadina di Chiang Rai. Peccato che oggi il tempo non sia dalla nostra parte, meno male che non piove, però sì, è bello nuvolo. È che qua non si capisce mai se il nuvolo è di nuvole o di inquinamento, come probabilmente sarà dei fumi degli agricoltori, dei fumi dello smog, perché comunque questi sono tutti posti che non è che ci sia granché aria buona. Ciao! Va bene, quindi quello che si vedeva già da lontano sulla montagna è questa Dea della Misericordia, costruita su questa collinetta artificiale. Quanto è alta? Un po' di statuona, 79 metri di altezza. Tra l'altro la visita qua del complesso del tempio è gratuita, Sì. però c'è la possibilità di andare su in cima alla statua, proprio in prossimità degli occhi e della fronte. Sopra dove il c'è naso. il buco là col mirador, con l'osservatorio, si pagano 40 baht.
scalinata esterna e poi mazzata finale per arrivare fino al punto panoramico su in cima in prossimità della fronte della Dea della Misericordia. Sei sicura che vuoi arrivare fino in cima? Ma adesso una volta che arriviamo ai piedi diciamo all'atrio della statua, vediamo un attimino come butta per andare in cima. Adesso non li ho contati questi di scalini, comunque stiamo facendo ovviamente la scalinata esterna adesso per arrivare alla base della Dea della Misericordia. Come mai non ci fanno le scale mobili? L'intero complesso, che è costituito dalla statua della Dea della Misericordia, quella qui dietro, la pagoda a 9 piani e il Tempio Bianco, sono tutti relativamente recenti perché è terminata la costruzione nel 2001. È un ascensore. Dice 25esimo piano stiamo andando, ti volevo dire. Occhio perché ti stai riprendendo, c'è il Big Brother qui, c'è la telecamera. Mica facendo niente di male. No, appunto. Qui andiamo. Esatto. Qui no? Penso di no. Wow, cioè, ma guarda i muri, Ale. Sì, bellissimo. Di qua marmo. Ovviamente rigorosamente di Carrara. Che spettacolo. Qui dal buco si vede giù la strada. Sono gli occhi questi. No, ma bellissime le fessure degli occhi. Questa è proprio la parte su in cima della testa. Comunque è stupendo, tanto decorato. No, che figata! Ora esco dall'occhio. Ragazzi, sono fuori dall'occhio della Dea della Misericordia. Chiang Rai 2024. Sono sull'oblò rotondo della fronte. Ale ha fatto una scoperta sconvolgente. Ci sarebbe da indagare su sta roba qua, E adesso lo googliamo, sai che Google ti dice tutto. Ho trovato dietro di me un'altra immagine raffigurante, questa volta sicuramente il Buddha, ancora una volta con il simbolo della svastica sul petto. E come sempre succede da diversi anni a questa parte, quando uno è ignorante cosa fa? Risolve la sua ignoranza con il signor Google. Quindi una volta cercato qual è il significato del simbolo della svastica sul petto del Buddha nel buddismo, tac, che viene fuori che è praticamente il legame fra la mente e il cuore. Gli illuminati, i rinati, le persone capaci di intendere qualsiasi cosa.